Allora, questa è una delle prove mie più difficili in questi 10 anni, di centinaia di conferenze in Italia e in alcune nazioni d'Europa, perché io 10 anni fa ho dichiarato qual era il mio metodo, che era quello del facciamo finta che, cioè facciamo finta che ciò che c'è scritto nei testi antichi sia vero. Adesso questa sera questo facciamo finta che assume, come dire, una dimensione particolare. Perché io stasera dovrei parlare a me stesso, anzi devo parlare a me stesso, facendo finta che non ci sia nessuno che mi ascolti. Il problema è che è un facciamo finta che nasce già con l'inganno, perché nello specchio io vedo, oltre a me stesso, delle persone che mi ascoltano. E quindi devo veramente fare uno sforzo in più. Per me è difficile parlare senza guardare negli occhi le persone, senza riferirmi direttamente. Comunque cercherò di farlo. E l'altra cosa che ho dovuto fare, ho voluto fare, è stato quello di non preparare assolutamente nulla. Perché se uno deve parlare con se stesso, non può prepararsi prima. Perché nel momento stesso in cui si prepara, comincia a parlare con se stesso e allora il tutto viene meno. E quindi bisogna parlare con se stessi sul momento. E quindi è quello che cercherò di fare in funzione di quello che mi verrà in mente sul momento. E la prima cosa è una domanda che è inevitabile quando si fa un certo tipo di attività. Chi te l'ha fatto fare? Ma il chi te l'ha fatto fare è una domanda che è venuta fuori dopo, è venuta fuori negli anni ed è una domanda alla quale è difficile ancora dare una risposta, nel senso che io facevo un lavoro che era tranquillo, quello del traduttore per conto delle edizioni San Paolo, traducevo l'ebraico, raccontavo le mie cosette tranquille, le traduzioni andavano bene. In fondo dalle traduzioni poi corrette dalla casa editrice veniva anche fuori, in sostanza, ciò che alla gente piaceva sentirsi dire, perché così era tradizionalmente. Poi invece ho fatto la scelta di raccontare ciò che veramente leggo e lì è cambiato tutto, ma veramente è cambiato tutto, perché la scelta è stata una scelta consapevole, nel senso che sapevo che avrei immediatamente perso il lavoro, l'impegno di traduttore e non sapevo a che cosa sarei andato incontro. Però ho scelto di fare finta che, cioè di fare finta che le cose non stiano così come ci sono state raccontate. È chiaro che nel corso degli anni sono venuti fuori i problemi, perché in realtà all'inizio io ero assolutamente certo che ciò che avrei detto, stavo per dire, il primo libro, sarebbe finito al macero, come finisce al macero il 90% dei libri che vengono pubblicati ogni anno. E invece sono qui a guardarmi nello specchio e a chiedermi se ho fatto bene. Se ho fatto bene perché me lo chiede molta gente. Molta gente mi dice mi hai messo in crisi, poi mi dice anche mi hai messo in crisi positivamente, ma io mi rendo conto, e me ne sono reso conto negli anni, e me lo sto dicendo, che in effetti è vero ciò che è stato detto, ciò che è stato scritto, che è più facile ingannare la gente che convincerla di essere stata ingannata. Soprattutto questo è vero quando questo inganno diventa, come dire, molto ben articolato, molto ben fatto. E io mi rendo anche conto che sono passato da quando ero bambino, che ero un chierichetto modello, e già allora mi piaceva leggere, quando c'era l'abitudine a Pasqua si leggeva la cosiddetta Passione di Gesù. E a me veniva affidato il compito del narratore, quindi ero quello che leggeva la parte più lunga e mi piaceva tantissimo. E poi durante il liceo in Valsalice
è arrivato l'anno in cui la messa è passata dal latino all'italiano e mi ricordo che in Valsalice, quindi appena qui dietro, dove ho fatto il liceo classico, sono stato il primo lettore della messa in italiano. E quindi tutto questo per me ha rappresentato veramente un travaglio, nel senso che sono passato dall'essere educato all'interno di un sistema al momento in cui questo sistema inevitabilmente, nel mio piccolo ovviamente, lo sto mettendo in crisi. Ma mettere in crisi un sistema non è un problema. Il problema nasce nel momento in cui pensi alla coscienza delle persone. Io dico che vale sempre la pena di leggerla la Bibbia. Se mettiamo per un attimo da parte l'idea che racconti di una divinità trascendente, ce la possiamo gustare per quello che è. Svela la natura molto pratica dei rapporti tra gli uomini e quei personaggi che l'Antico Testamento chiama con quel nome, Elohim, di cui nessuno al mondo può dire di conoscere l'esatto significato. Sospira Biglino. Alcuni dei miei detrattori mi rimproverano, secondo loro, che farei la lettura degli ignoranti, cioè quella di chi non ha capito niente, ovvero che avrei capito che i fatti narrati non sono da prendere alla lettera. Già, ma quali fatti di preciso? Ecco, sì, è proprio questo in effetti il problema, perché certi fatti vengono narrati in un modo tale da costruire un sistema che contiene inevitabilmente delle falsità. Però ti chiedi se sia giusto raccontare queste falsità, evidenziarle, perché in realtà queste falsità tranquillizzano, queste falsità tengono serene le coscienze, perché ti dicono che alla fine comunque tutto andrà bene, anche se quei libri da cui questo tutto andrà bene viene tratto, quei libri ci raccontano una cosa completamente diversa. Quei libri non ci raccontano che tutto andrà bene. Intanto quei libri non parlano di noi. Ed è questa una delle cose difficili da raccontare ed è questo uno dei problemi che ti poni. Perché dici, ma se in fondo la gente vuole vivere tranquilla, perché non la lasci vivere tranquilla? Se la gente vuole sentirsi dire quelle cose, vuole sentirsi dire che tutti vissero e tutti vivranno felici e contenti, allora tu avresti forse il dovere di lasciare che tutti vivano e pensino che vivranno felici e contenti. Poi però ti rendi anche conto che quando leggi determinate cose e la casa editrice per la quale lavori di fatto te ne fa raccontare delle altre, a un certo punto non ce la fai più. E anche se diventi ovviamente consapevole delle conseguenze della scelta che stai per fare, della scelta che stai facendo. Però ti rendi conto che è più importante fare questa scelta, anche se ti costerà parecchio. Non ne hai immediatamente consapevolezza, questa avviene poi con gli anni, quando ti accorgi di che cosa ha veramente significato fare questa scelta e quando ti accorgi che in realtà non ne esci più. Forse anche positivamente, forse anche bello, ma quando ti accorgi che probabilmente morirai dentro questa scelta, perché comunque la gente non vuole più che tu smetta, la gente continua a chiedere, chiede sempre di più e quindi il problema si fa sempre più grande. E quindi e questo è un altro problema, ovviamente quando tu ti trovi con le persone della tua età che vanno in pensione, che sono in pensione, che si chiedono quanti mesi, quanti giorni o quanti anni, mancano alla tranquillità, tu pensi che la tranquillità non ce l'avrai mai, perché comunque non ne uscirai più. Però comunque continui a raccontare, perché c'è qualcosa dentro di te, dentro di me, che mi spinge in ogni caso ad andare avanti. E mi spinge a fare anche operazioni come queste,
come quella di questa sera, che è veramente una prova difficile. Lo so che è difficile da capire, che per me è difficile, ma in realtà lo è molto, perché a me piace guardare negli occhi le persone mentre parlo. Voglio vedere cosa capiscono, che reazioni hanno, che emozioni provano, se sono come le mie, se sono diverse dalle mie, perché gli occhi parlano moltissimo, anche se ci sono 700 persone davanti. Non è assolutamente un problema, si capisce. Si capisce se chi sta davanti a te sta traendo vantaggio oppure sta vivendo una situazione che per lui diventa sempre più difficile. Questo è anche il motivo per il quale io, pur operando naturalmente sui social, ho sempre fatto in modo, ed è stata una scelta precisa, che porto avanti da ormai sono circa 12 anni, di non andare mai a parlare a casa d'altri. Diciamo metaforicamente, di non andare a suonare il campanello. Io parlo a casa mia, chi vuol sentire le cose che ho da dire viene a casa mia, è ben accolto, chi non le vuol sentire non ha che da non venire a casa mia. I popoli di altri continenti, e in modo speciale la religione induista, parlano dei figli delle stelle come di un fatto assolutamente normale. E i Sumeri, così come la religione indù, ci raccontano di scontri tra quegli esseri, narrano di battaglie combattute anche nell'aria e di oggetti volanti che percorrevano i cieli del pianeta. La presenza di oggetti volanti è sottolineata in tutti i racconti dei Sumeri, degli Indiani, dei Cinesi, dei Greci, degli abitanti del continente americano, sia del nord che del sud. Per Viglino il punto chiave è il seguente. Nell'ambito del mio lavoro non è fondamentale stabilire se gli Elohim fossero degli extraterrestri. L'importante è capire che, quando la Bibbia parla di Elohim, non parla di Dio. Parla di individui in carne ed ossa, che erano dotati di conoscenze e di tecnologie di gran lunga superiori a quelle che appartenevano agli uomini primitivi, con i quali ebbero a che fare. Ecco, questa è l'affermazione più dura, in effetti, che ho fatto. La Bibbia non parla di Dio, perché questa si ricollega immediatamente allora ad una considerazione che la nostra cultura e la nostra società fa inevitabilmente. Ma se la Bibbia non parla di Dio, allora vuol dire che Dio non esiste. No. Di Dio nessuno sa nulla, io meno che meno. Ed è questo che è difficile da far capire spesso alle persone, perché l'idea di Dio è talmente legata alla Bibbia che dire che quel libro non ne parla significa inevitabilmente dire che Dio non esiste. Ed è questo uno dei compiti più difficili, ed è questo uno di quegli aspetti che mettono veramente in crisi, purtroppo, dico, molte persone. Per cui quando delle persone mi scrivono e mi dicono ma io ho mio zio, mio nonno, mia nonna, ai quali non riesco a far capire, io rispondo sempre tu non devi far capire nulla. Devi lasciare che muoiano tranquilli pensando che vadano in paradiso. Devi lasciarli morire tranquilli con la certezza che andranno in paradiso, che saranno accolti dal Padre benevolo che comunque alla fine tutto perdona. Perché tanto non cambia nulla, non cambia nulla. La verità non ce l'hanno i teologi che parlano di un qualcosa che non conoscono, perché parlano di un qualcosa che hanno inventato, ma l'hanno inventato talmente male che sono poi obbligati a loro volta contemporaneamente inventare la categoria del mistero. Ma anch'io parlo di un qualcosa che non conosco. Cioè parlo di un qualcosa di cui non conosco la quantità di verità che contiene. Ed è per questo che ritengo che sia inevitabile e che sia corretto soltanto fare finta, perché non si può fare diversamente.
E questo fare finta diventa ancora più pesante. Qui la crisi di coscienza, i problemi che mi pongo sono ancora più pesanti nel momento in cui parlo del Nuovo Testamento. Perché c'è ancora chi riesce in un qualche modo a trovare una giustificazione, o se preferite una consapevolezza diversa, quella di dire, beh, in fondo l'Antico Testamento è una cosa e il Nuovo Testamento è un'altra. No. Io per amore di quella volontà di raccontare ciò che leggo sono costretto a dire che non è vero. Il Nuovo Testamento senza l'Antico Testamento non può esistere. Non sarebbe mai esistito. Neppure quello che conosciamo, che pure è una grande invenzione. E allora questo sì che mette veramente in crisi. Allora lì bisogna riuscire a far capire alle persone che in realtà se noi crediamo nella legge dell'amore, dobbiamo essere talmente adulti da pensare che la legge dell'amore è valida indipendentemente dal fatto che a raccontarcela sia stato il figlio di Dio oppure no. Se noi pensiamo che un rapporto di amore con tutte le altre persone sia quello che può trasformare il mondo in un paradiso terrestre, allora noi lo dobbiamo applicare, la dobbiamo applicare indipendentemente da chi ce l'ha raccontata per primo. Potrebbe anche non avercela raccontata nessuno, non ha importanza. L'importanza è ciò che crede ciascuno di noi. Il nuovo monoteismo ebraico, la rinascita buddista, la reincarnazione induista, la metempsicosi jainista, il protopacifismo cinese, correnti di pensiero che sorgono praticamente nello stesso periodo. Tutto questo in effetti consentirebbe di ipotizzare l'esistenza di una sorta di regia mondiale. Possibile motivazione? Il controllo delle masse attraverso il soft power della persuasione. Quell'ipotetica regia unica, ragiona Biglino, avrebbe messo in piedi questo nuovo sistema di controllo delle popolazioni, che in tal modo venivano introdotte a credere che il loro destino non dipendesse dalla materialità dei governanti terreni. A prova del 9 sembra avvalorare questa tesi. Queste due forme di controllo, osserva Biglino, si sono rilevate efficacissime, soprattutto perché, sia pure in modi diversi, davano una risposta alla madre di tutte le angosce, e cioè alla paura della morte. Ecco sì, è proprio questo il problema, che se si toglie la risposta alla paura della morte, poi si viene chiamati a trovare una risposta sostitutiva. E la risposta sostitutiva però se la può trovare soltanto ciascuno, rapportandosi con la sua vita. Ed è questo il motivo per il quale io, guardandomi allo specchio, mi devo sempre ripetere che c'è una cosa che non devo assolutamente fare e che finora sono riuscito a non fare, in effetti, è quella di cedere alla tentazione per la quale sono tirato per la giacca da molti anni e da più parti, di sentirmi una sorta di maestro in grado di dare delle risposte. Sono risposte che io non ho. E me lo dico guardandomi negli occhi veramente, sono risposte che io non ho. E quindi io vivo nel dubbio, ma vivo felicemente nel dubbio. Perché ritengo che soltanto nel dubbio ci sia veramente la crescita. Molti parlano di pietra filosofale, della quale bisogna andare alla ricerca, perché poi alla fine la pietra filosofale cambierà l'uomo che l'ha trovata. Io penso che la pietra filosofale, ne sono assolutamente convinto, non esista alla fine di una ricerca, ma sia la ricerca, perché è quella che cambia veramente l'uomo. Perché forse una pietra filosofale non c'è. Alla fine ci sarà forse, alla fine che non so quando sarà ovviamente, ci sarà forse una conoscenza
che però non ci dobbiamo attendere dalla semplice teologia, perché la teologia non parla per conoscenza, perché la teologia non ha su un lettino un oggetto di studio che possa sezionare, analizzare e spiegare agli altri. Forse la teologia svolgerà la sua vera funzione quando diventerà veramente ciò che forse è, una parte della fisica, perché forse alla fine tutto è semplicemente energia, però bisogna vivere sereni e quindi dare un significato alla propria vita, ed è quello che ovviamente io devo dire a me stesso e dico a me stesso, che il significato alla propria vita lo dà ciascuno di noi coltivando i suoi talenti. Questa sì che è veramente una parabola del Nuovo Testamento che, indipendentemente dal fatto che l'abbia detta il presunto figlio di Dio oppure no, come ha detto il preposto dei Gesuiti, noi non sapremo mai che cosa ha detto veramente Gesù, perché al suo tempo non c'erano i registratori, ha detto una profondissima verità. Ma la parabola dei talenti applicata con grande egoismo, con profondissimo egoismo, è il mezzo per fare del bene, è il mezzo per farci del bene, ma per farci intendo dire non soltanto a noi stessi, ma anche agli altri. Perché se uno ha un talento come il talento dell'arte, lo deve egoisticamente sviluppare al massimo. Perché nel momento in cui l'avrà sviluppato al massimo, avrà fatto del bene a se stesso perché si sarà realizzato in pieno, ma avrà fatto del bene a tutti coloro che della sua arte godranno. Chi ha il talento del parlare lo deve fare, perché questo ovviamente lo gratifica, ma al tempo stesso serve agli altri, serve a quelli che con piacere lo ascoltano, perché poi se quello non piace basta non andare a sentirlo parlare. Chi ha il talento della scrittura deve scrivere per il suo piacere egoistico personale, ma così facendo farà il piacere di tutti quelli che lo leggeranno. Ecco, quindi questo non è un insegnamento mio, perché io sto parlando di egoismo e lo sto traendo dalla parabola dei talenti che sarebbe stata raccontata dal presunto figlio di Dio. E quindi è la cosa che dico a me stesso. Se tu pensi di riuscire a fare un qualcosa, fallo al meglio, cerca di farlo al meglio, fai ciò che devi o fai ciò che ritieni di dover fare e poi accada quel che può. Se tutti vivessimo ogni giorno pensando solo a farci del bene, a vicenda, i problemi del mondo sarebbero finiti. C'è qualcosa di più bello dell'idea di vivere facendo l'uno il bene dell'altro? Dov'è l'inghippo allora, a parte il carattere non impeccabile della natura umana, così propensa all'egoismo quotidiano? Meglio tornare all'assoluto enunciato in purezza del principio l'amore universale come meta ideale. Assolutamente perfetto, dice Biglino. Solo mi domando, dove davvero abbiamo bisogno di andare? Chi ce lo deve dire? Chi ci deve spiegare che il bene è meglio del male? Nessuno ce lo deve spiegare. In realtà quello che sta avvenendo adesso tra me e chi sta leggendo passi del libro è un qualcosa di assolutamente spontaneo. Nel senso che io non sapevo assolutamente quali passi avrebbe letto, volutamente non lo sapevo, così come volutamente andavo a fare le conferenze parlando a braccio per 3 o 4 o 5 ore. Perché preferisco dire in modo istantaneo ciò che mi viene in mente in quel momento, perché ciò che è preparato alla fine finisce per non essere una vera rappresentazione della persona, ma finisce per essere finalizzato ad uno scopo. Invece è molto meglio raccontare ciò che ti viene in mente in quel momento, perché lo stai innanzitutto raccontando veramente a te stesso.